Ciao cari amiche e cari amici e bentornati sul canale. Innanzitutto auguri di buone feste a tutti, il Natale è già passato ma spero che passerete un buon fine anno e soprattutto che l'anno che verrà sia migliore di questi 2 anni che ci hanno preceduto. Oggi faremo un video particolare per farvi vedere la mia biblioteca. Quindi prima di mostrarvi il video e farvi vedere poi nei particolari i libri, continuate a vedere il video fino alla fine, perché dopo la parte in cui farò una ripresa, una panoramica sulla libreria in sé, entrerò un po' più nei particolari, come vi avevo accennato, spiegando praticamente quale metodo di catalogazione utilizzo io per tenere la fila di questi libri. Per qualcuno potrebbe essere qualcosa di interessante da poter utilizzare anche per se stesso come sistema di catalogazione. Bene, allora tra poco partiamo, a dopo, sigla. Partiamo con una panoramica un po' generale, adesso ci avviciniamo per vedere un po' più in particolare. Non badate al casino perché ho sistemato poi da poco che ho ricatalogato e risistemato i libri nelle nuove posizioni. Come potete vedere ce ne sono parecchi. Questa poi è la postazione che tutti voi conoscete, perché è quella angolare dove faccio i video. Come potete vedere i libri hanno tutti la loro posizione, ovviamente come tutte le librerie contengono un po' di tutto, e giusto per darvi un'idea che messi così poi possono sembrare pochi, ma come potete vedere i volumi hanno superato la quota di 400 libri, quindi andiamo bene. Infatti ho dovuto prendere poi un altro pezzo di libreria che sto montando, così da aggiungere con i nuovi libri che mi stanno arrivando, libri per le recensioni eccetera. Quindi come potete vedere è una libreria ben fornita. Ci sono dei volumi un po' di tutti gli anni, ce ne sono alcuni che sono tra i primi che ho comprato, quindi parliamo di 20 anni fa se non di più, perché comunque la mia età ce l'ho, quindi sono tutti volumi che hanno una certa età. Credo che quello più vecchio fosse un vecchio libro di storia che aveva mio padre a scuola, questo qua. Interessante come libro, era una cosa molto particolare. Ce ne sono anche altri che sono un pochino più vecchi, altri come queste edizioni che sono molto belle, che io ho rifasciato così per proteggerle, perché sono molto delicate, perché è un tipo di carta, quella che si usava in passato, che è un po' meno resistente all'umidità ed è più facile che si rovini e venga intaccata. Quindi su alcuni volumi che hanno un certo valore, diciamo, o sono un po' più delicati, allora ho fatto la copertura, come potete vedere, la fasciatura, per proteggerli un pochino meglio e per evitare problemi. Bene, questa è, diciamo, la mia libreria privata al momento. Sono contento che comunque i volumi stanno aumentando sempre di più, soprattutto da quando ho deciso di portare avanti questo progetto per Roma Antica attraverso i libri, perché ovviamente oltre alla passione in sé mi sto anche documentando per portarvi cose abbastanza interessanti. Adesso vi mostrerò qualcosa invece per quel che riguarda il metodo di catalogazione che utilizzo e il modo per tracciarli, per tenere d'occhio la situazione.
Questo è il foglio Excel che uso per la catalogazione che ho creato io. È suddiviso, come potete vedere nella parte in basso, in vari fogli. Per chi non fosse avvezzo ad usare Excel, praticamente i fogli come se fossero delle pagine, quindi un unico file. Aggiungendo più fogli si aggiunge più pagine e si possono aggiungere più informazioni senza dover avere 20.000 file. La suddivisione l'ho creata abbastanza semplice. C'è una prima parte che è quella che vedete dopo i numeri di progressione, quella che è indicata con la freccia con colori diversi, e poi vi spiegherò la motivazione. È praticamente il codice di riferimento collegato al libro e all'argomento. Poi abbiamo nell'altra colonna il titolo, a fianco l'autore, la casa editrice. Queste piccole celle dove c'è scritto BOR praticamente indicano la struttura del libro, come è fatto il libro, cioè se ha una copertina rigida R o se ha una copertina flessibile e morbida brossura B. A fianco è indicato anche il codice ISBN, che può essere sempre utile per ricavare informazioni, soprattutto online. Qua di seguito c'è scritto libro perché oltre ai libri io ho anche delle riviste e poi vabbè comunque una sezione a parte per quel che riguarda anche ebook, video eccetera. Questa parte della colonna invece fa riferimento alla disposizione del libro, cioè se io voglio cercare, che ne so, imperatori e dei, so che si trova nella libreria 6, perché io poi ho contraddistinto i vari blocchi con un numero, nella terza, seconda o primo scaffale e nella posizione, che ne so, 6, 9, 11, significa che è l'11°, il sesto o l'8° libro. In questo modo è più facile poi riconoscerli e recuperarli quando ti serve. Quest'altra colonna invece è particolare perché è riservata agli ex libris, ovvero io adesso ho incominciato a inserire gli ex libris su tutti i volumi, quindi quei volumi che ce l'hanno già hanno questa casella rossa. Che cos'è l'ex libris? Per chi non lo sapesse, una volta veniva usato un piccolo foglietto di carta che contraddistingueva il proprietario del libro. Era una cosa molto interessante, molto simpatica, che si è persa nel tempo. Adesso vi faccio vedere che cos'è. Come potete vedere è praticamente un foglietto con all'interno un logo che può essere scelto, oppure ce ne sono anche altri già creati, e il nome del proprietario. In questo modo qua il foglietto di solito veniva applicato nella primissima pagina interna del libro. Poteva far risalire il proprietario, o meglio scusate, poteva far risalire il libro al proprietario. Era in uso un po' qualche decennio fa, però ho voluto riproporlo perché ultimamente sta ritornando di nuovo l'utilizzo e l'ho trovato in alcuni libri che ho comprato, soprattutto in qualche vecchia bancarella. Ritornando a noi, al grafico, in pratica poi le ultime due colonne sono una per tenere conto del costo del libro, di quanto l'ho pagato o di quanto è il suo valore, e l'altra una semplice colonna di nota che potrebbe venirmi utile per varie informazioni. Come vi avevo accennato all'inizio, adesso andiamo a capire bene come funziona la parte dei codici che ho assegnato ad ogni libro. La leggenda è molto semplice, è soltanto una suddivisione in categorie, macrocategorie e voci. Come potete vedere praticamente io ho assegnato ogni quadretto con un colore specifico per aiutare poi anche la comprensione, ma soprattutto l'identificare subito il libro. Ognuno ha un colore specifico a sé. Quindi c'è una sezione generale, una sezione di architettura, delle opere letterarie, dei personaggi in sé come Crasso, Augusto, Claudio, Catone, eccetera. Quindi molto semplice, più alcuni collegamenti con colori che evidenziano le singole celle
e che mi aiutano ad avere qualche informazione in più, tipo se il libro può capitare a volte, purtroppo mi è successo di averlo doppio, oppure come abbiamo visto prima la colonna dell'ex libris, se il libro l'ho già letto oppure no, o se questo libro qua ha anche una versione in ebook. Questa parte che vedete con la freccia invece è quella relativa all'elenco alfabetico, ovvero praticamente sono celle pulite con soltanto autore e il titolo, per fare in modo di avere sempre una lista con me, anche cartacea, me la porto dietro quando vado a fare compere di libri per evitare poi di comprare doppioni, viene molto utile questa cosa. Quest'ultima sezione che vedete con la freccia praticamente è un elenco di ebook. Molti sono gli stessi libri che però sono anche in formato elettronico e praticamente utilizzano tra l'altro anche lo stesso codice di collegamento al libro. Come vedete la differenza è soltanto che c'è una piccola E davanti per indicare elettronico, poi comunque abbiamo la colonna del titolo, la parte dell'autore, in quale formato è composto questo file, perché per gli ebook ci possono essere molti più formati diversi. E cosa indispensabile ovviamente è anche la dimensione del file. Questi file poi sono tutti tenuti in una pen, quelle piccole pen USB, oppure come farò poi avanti quando ne avrò di più li metterò nelle micro SD o nelle memory card. Questa è una sezione che però ultimamente ho un po' trascurato e dovrò un po' riprendere la ricerca e rimpinguare questa sezione. Come ultima sezione, quella che vedete indicata con la freccia, è quella riservata ai libri in lingua straniera. Al momento ne ho soltanto alcuni in giapponese, ma ne prenderò sicuramente altri in inglese perché è una collezione come si deve, merita anche questo tipo di libri, e alcuni li ho già in mente. Anche questa sezione qua l'ho un po' trascurata per dare la priorità a quelli in italiano. Io utilizzo dei quaderni come questi, quaderni ad anelli. Questi qua vabbè sono giapponesi, l'ho presi direttamente in Giappone perché poi sono alla fine del mondo, e ne ho di vario tipo, sono arrivato a 4 o 5. Di questi faccio una suddivisione in base all'argomento che viene contraddistinto da questo codice qua. Come vedete c'è una suddivisione per questo volume qua per tipologia. In questo caso sono argomenti legati a Nerone, e qua abbiamo la scheda. Questo è il prodotto finale che poi vedremo comunque anche in una slide, e così da capire come io faccio la catalogazione cartacea per avere sempre comunque delle informazioni a portata di mano. Adesso vediamo un po' più nel particolare questa scheda. Anche questa qua molto semplice, l'ho creata io personalmente, niente di che, utilizzando anche uno strumento che anche qui ripeto come l'Excel. Questo è un foglio Word, quindi è molto probabile che chiunque di voi ce l'abbia, o se non avete un Word comunque qualunque altro open va bene lo stesso. Allora, per quel che riguarda la scheda è molto semplice, c'è una parte superiore che è quella riguardante il titolo, e a fianco una casellina che riporta il codice praticamente di identificazione della macro categoria del libro. Cosa significa? Che in questo caso, tipo vediamo La Furia di Roma, è un romanzo, quindi avrà la macro categoria come ROM e il numero identificativo collegato al volume. Nelle parti più sotto troviamo le informazioni generali, classiche, autore, casa editrice, le pagine, quante sono, il tipo di copertina, il prezzo. Due immagini, uno che è quella frontale e l'altra quella della costa. Perché quella della costa e non il posteriore? Perché comunque quando è in libreria, essendo inserito di costa, è molto più facile avere un'immagine che ti faccia subito arrivare a ricordarti quale sia, piuttosto che averne uno di fronte
o di retro che non ti serve a niente. Subito a fianco troviamo un'altra cosa che ritengo importante, che è l'immagine del codice ISBN, con sotto una valutazione personale del libro e se questo è nuovo oppure è usato, comprato da bancarella o chissà dove. Una microscheda sul libro in sé, se è italiano, la stampa, la pubblicazione, quando e dove è stato acquistato. E poi uno spazio per la trama e una scheda autore o eventualmente per le note. Come vedete è molto semplice, però ci sono tutte le informazioni necessarie. Ovviamente sopra a fianco a info generali quello spazio è uno spazio legato al posizionamento del libro. Vi ricordate che nel foglio Excel che abbiamo visto prima c'era una colonna a parte con delle lettere scritte in rosso tipo L514 per farvi un esempio, che praticamente è la localizzazione del libro, in quale scaffale si trova, in quale ripiano si trova e in che posizione si trova, quindi fa molto facile poi da recuperare. Poi il fatto, ripeto, che ci sia comunque la foto della costa aiuta molto a poter arrivare subito a recuperare il libro. Bene, cari amiche e cari amici, grazie di avermi seguito fino alla fine e ricordatevi di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Spero che questo video sia stato abbastanza interessante. Se ci sarà bisogno, se vorrete altri video di questo genere, si potranno anche fare in futuro, questo non sarà un problema. Cercherò anche di migliorare un po' la questione tecnica e visuale della cosa, mi scuso se in alcuni punti non era molto ben fatto il video, ma ho cercato di farlo il prima possibile per darvelo il prima possibile. Grazie ancora di tutto, ci vediamo alla prossima, a presto, ciao ciao.